Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi vi porto il primo contenuto digitale, ma ispirato ad un board game, personalmente uno dei miei favoriti di sempre. Sto parlando di Blood Rage. Per chi non conoscesse Blood Rage, è un gioco di controllo aree ispirato alla mitologia norrena, dove prenderemo parte a delle battaglie furiose all'ultimo sangue prima della fine del mondo, ossia il Ragnarok. Per far questo saremo a capo di un clan di vichinghi e sfideremo gli altri clan lungo 3 ere. Quindi, cosa c'è di meglio che per un vichingo morire con gloria in una battaglia e andare nel Valhalla a trovare il riposo eterno? Quindi ora partiamo subito con una partita contro il computer in 4 giocatori. Per prima cosa scegliamo il nostro clan e facciamo iniziare la nostra partita. La prima fase di ogni era prevede un draft di carte per costruire la propria mano, e le carte sono di varie tipologie. Abbiamo le carte rosse per il combattimento, le carte nere per gli upgrade del nostro clan e ancora le carte verdi che vedremo fra poco relative alle quest. Vi ricordo che ogni carta ha un tag che richiama il nome di una divinità norrena, la quale segue una precisa strategia di gioco. Quindi sceglierò un upgrade mostro, infatti possiamo anche avere nelle nostre file dei mostri da poter giocare contro i clan avversari. Dopodiché prenderò una carta quest che prevede la supremazia di una provincia di colore blu. Andremo con una carta combattimento. Come detto, appunto, il mondo è diviso in province raggruppate per colore, al centro quella principale, ossia Yggdrasil. Prenderemo un upgrade clan che ci permette di poter dispiegare sul campo di battaglia un mistico. Continuiamo con un Frigga Charm che permette di giocare le carte upgrade pagando un costo rabbia in meno. Vi ricordo che tutte le carte hanno un costo di lancio per essere giocate. Prendiamo un'altra carta upgrade per il nostro leader e ora partiamo con la prima era. Un rapido riassunto: quindi dopo aver completato la fase God's Gift abbiamo la fase Action Phase, dove andremo a giocare le nostre carte e dispiegheremo le nostre truppe in gioco. Inizierò dispiegando un leader. I leader hanno un valore di forza pari a 3 nei combattimenti. Le icone che vedete al centro di ogni provincia sono le ricompense che determinano i nostri valori di statistica. Vi ricordo che in Blood Rage abbiamo 3 valori di statistica: la statistica del valore rabbia, quella delle asce e quella dei corni. La prima ci permette di avere più punti a disposizione per fare determinate azioni. La seconda invece sono i punti gloria che conquisteremo quando vinceremo delle battaglie, e infine l'ultima statistica indica quante unità possiamo dispiegare attualmente sul campo di battaglia, quindi in questo caso 4. A questo punto potrei dichiarare un saccheggio cliccando sull'icona. Vi ricordo che quando un giocatore dichiara un saccheggio tentando di ottenere la ricompensa, tutte le unità adiacenti a questa provincia potrebbero intervenire se ci fossero degli slot liberi per poter allocare le proprie miniature. In questo caso possiamo provare e vedere che succede. Avverrà una battaglia. Se un giocatore subentra, allora si giocheranno le carte. Se nessuno
può partecipare o non vuole partecipare, automaticamente guadagnerò la ricompensa e il saccheggio sarà portato a termine. Vi ricordo che in questo caso non si ottengono punti gloria per il combattimento, poiché non si è verificato. Anche qui il saccheggio è andato a buon fine, quindi il clan De Verdi ha ottenuto un punto Ashe. Decido di giocare la mia carta Upgrade Clan e posizionarla in uno dei miei slot liberi. Questa sarebbe la dashboard del giocatore, dove andare a allocare gli upgrade di varia natura. Possono essere upgrade, vi ricordo, per il leader, i guerrieri, per il clan in generale, o appunto quando andiamo a soldare dei mostri, poterli utilizzare durante le nostre battaglie. Un altro combattimento ha luogo, in questo caso vedete si giocano le carte, si applicano eventuali effetti e poi si fa il calcolo del valore di forza totale sommato alle unità già presenti nella provincia. Hanno vinto i serpenti, che guadagnano 6 punti gloria e un punto corno, poiché avevano giocato una carta combattimento con un effetto che dava punti gloria extra in caso di vittoria. Durante il mio turno gioco la mia carta Upgrade Mostro e nel momento in cui assoldiamo dei mostri possiamo dispiegarli solamente per questo turno gratuitamente, senza quindi pagare nessun costo rabbia. Questo mostro nello specifico vale come un leader, quindi ha un valore di 3, tutti gli effetti leader vengono applicati anche a lui. I verdi decidono di saccheggiare questa provincia, ottengono facilmente il bottino. Vi ricordo inoltre che è una provincia con un'icona gialla, indicherà la provincia che verrà distrutta dal Ragnarok alla fine di questa era. Il gioco, come detto, si svolge su 3 ere. Cerco di bloccare questa regione, ossia di occupare il più possibile gli slot con le mie unità, in modo tale da poter fare un saccheggio ok. A questo punto tenteremo di saccheggiare questa regione, andando ad acquisire ancora punti rabbia, utili a poter compiere più azioni nella prossima era. Poi ovviamente vi ricordo che il gioco, seppur abbia delle regole abbastanza semplici, è un gioco che comunque ha una certa profondità, perché le strategie da poter applicare sono davvero varie e richiedono anche una certa pianificazione. Infatti si può far tantissimo punteggio anche con una strategia, per esempio, suicida, ossia cercando di perdere di proposito i vari combattimenti e mandare le proprie truppe nel Valhalla per guadagnare poi bonus grazie alle carte. A questo punto potremo provare a muoverci nella provincia centrale, che vi ricordo è l'unica che non può essere invasa direttamente dalle unità, se non invece quelle presenti in gioco, che dovrebbero muoversi, quindi fare un'azione per poter entrarvi. La cosa interessante di questa provincia centrale è che conferisce tutti e 3 i punti di statistica, perché vi ricordo che più in alto portiamo le statistiche, più probabilità abbiamo che a fine partita queste ci diano dei punti gloria bonus. In questo turno però scelgo di giocare una carta quest intanto, per cercare di poter portare a casa qualche punto alla fine di questo round o era.
Abbiamo ancora 2 punti azione, giochiamo la nostra carta upgrade. Ok, ancora il mio turno. Posso giocare quindi il mio mistico, che invade gratuitamente, ha un valore di 2, quindi meglio di un guerriero indubbiamente. Ok, potremmo tentare di spostarci nell'Yggdrasil. Proviamo a fare un saccheggio anche forti del più 5, che nella prima era è una delle carte combattimento più forte senza dubbio, e anche per una questione di valori forza delle singole miniature. Vedete, gradualmente possono introdursi nella regione tutte le miniature dei vari giocatori che appunto volessero partecipare al combattimento, poiché Yggdrasil, essendo al centro, è adiacente a tutte le province del tabellone di gioco. Quindi in questo momento qui partiamo da 8 di forza contro 3 per i rossi e 1 per i gialli, in base alle loro unità. Ok, io passo e andiamo subito alla risoluzione delle carte, quindi gli altri giocatori non hanno voluto introdurre altre unità. Gioco un più 5, le carte vi ricordo che si giocano nascoste e poi vengono rivelate una volta che tutti i giocatori le hanno piazzate a faccia in giù sul tavolo. In questo caso ovviamente, essendo virtuale, verranno posizionate nei vari slot. Con un valore di 13 vinco il combattimento. Vedete, alcuni giocatori hanno utilizzato delle carte che gli permettono dei bonus nonostante abbiano perso la partita. Vi ricordo che chi vince il combattimento scarta la carta, gli altri invece riacquisiscono la carta in mano. Quindi guadagno 4 punti gloria e alzo le mie statistiche di 1. Ora il verde può giocare perché ha dei punti rabbia rimasti, tutti gli altri che arrivano a 0 non possono più compiere azioni, e quindi se anche l'ultimo giocatore, come in questo caso, decide di passare la mano nonostante abbia ancora dei punti da spendere, l'era termina. Andiamo alla fase di scarto delle carte, eccetto una. Avendone solo una mantengo questo potenziamento leader. Ora andiamo alla risoluzione delle carte quest. Per questa era il giocatore rosso fallisce la propria quest, il verde ottiene 5 punti gloria, ne ottiene altri 5 perché aveva 2 quest, ne ottiene addirittura altri 5 perché ne aveva 3 e alza la sua statistica, rabbia di 1, e io ottengo 5 punti per la mia quest. E ora devo alzare una statistica appunto per questa carta, quindi alzerò la statistica corni perché mi permette di dispiegare più unità. Quella asce in realtà è quella che mi interessa meno perché sono i punti gloria che si ottengono quando si vince uno scontro. Quindi la provincia che era assegnata al Ragnarok viene distrutta, si ha un riepilogo della prima era. In questo caso è in vantaggio il clan dei Verdi con 20 punti gloria, seguo io con 9 punti, il clan Serpenti 7 e infine il clan dei Lupi con 0 punti. Comunque il gioco graficamente è davvero molto ben fatto, le miniature con una piccola animazione, però davvero molto bello graficamente. E così si passa alla seconda era, si fa nuovamente il draft. Vi ricordo che man mano che si va avanti le carte a disposizione diventano più forti e si creano delle combo ancora più incisive, quindi non disperate se magari siete attardati rispetto ad altri giocatori, perché questo è un gioco che permette anche dei recuperi davvero emozionanti fino all'ultimo. Detto questo, ovviamente non voglio fare un video che dura tanto quanto una intera partita,
però era un modo per mostrarvi un po' le meccaniche, soprattutto per coloro che non conoscevano il gioco. Personalmente, come detto, questo è uno dei miei giochi preferiti, lo consiglio vivamente per serate con 3-4 amici, perché l'interazione al tavolo è davvero alta, il gioco in termini di meccaniche è molto semplice, ma credetemi ha una profondità che solo partita dopo partita si può davvero scoprire, e c'è tanta soddisfazione quando si riesce a portare a termine la propria strategia vincente. In generale è un gioco che sa divertire per la capacità di coinvolgere spesso e volentieri tutti i giocatori al tavolo, con delle battaglie davvero all'ultimo sangue ed epiche. Dunque siamo arrivati alla fine di questo video, come detto il primo contenuto digitale sul canale, ne seguiranno altri maggiormente dedicati ai giochi da tavolo, ma anche a altri giochi, magari piccole perle indie o giochi chiacchierati del momento. Quindi come sempre io in ogni caso vi auguro buon gioco a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video.